Un caro saluto a tutti e tutte. Il planisfero fisico della Terra di Phil Bausch del 1766. È una mappa equidistante della terra piana molto antica realizzata dal 1762 al 1766 dall'Accademia delle Scienze in Francia. Si vedono diversi percorsi segnati da antichi esploratori francesi di varie date abbastanza vecchie. Come potete vedere, questa mappa è scritta in francese, ma ho trovato chi l'ha tradotta in inglese, pertanto a mia volta vi traduco in italiano quello che c'è scritto. Questo planisfero è il risultato delle vedute fisiche che abbiamo riportato nelle memorie dell'Accademia delle Scienze nel 1762. Qui abbiamo fatto varie aggiunte per renderla di utilità più generale e darla da applicare allo studio della geografia, perché di tutti i modi di considerare la Terra, il primo deve essere quello che esamina le sue caratteristiche naturali o fisiche del suo stato. In questo piano vediamo che, indipendentemente dalle terre antartiche, che a noi non sono note, è diviso da catene montuose espresse da zone bianche in 4 parti, ognuna inclinata verso ciascuno dei 4 mari, oceani. E questi mari sono condivisi naturalmente da canali marittimi che proseguono sott'acqua e le cui isole sono le sommità. Questa seconda tipologia di montagne sono indicate da una serie di tratteggi attraverso i mari che formano i continenti. Questo piano illustra la divisione metodica dei fiumi che finiscono in ogni parte di questi mari, oceani, dalle catene montuose, comprese le terre più elevate, che sono come chiavi chiamate plateau o altipiani. Spiegazione dei colori. Terre inclinate verso l'Oceano Meridionale Atlantico. Terre inclinate verso l'Oceano Indiano. Terre inclinate verso il Grande Mare, Oceano Pacifico. Terre inclinate verso l'Artico glaciale. Terreno inclinato le cui acque fluviali si perdono nel sottosuolo. Il punto di vista della Terra che si presenta qui, dal polo nord si estende regolarmente fino all'Equador o all'equatore, ma la parte inferiore dell'emisfero, l'emisfero sud, è visto solo da un presunto sviluppo dove siamo stati attenti a non deturpare la Terra. Ecco perché non abbiamo pensato di dover seguire completamente le vie geometriche. Nota del traduttore. A questo proposito potete vedere che stanno ammettendo che la dimensione dell'emisfero meridionale dovrebbe essere molto più grande, ma che hanno dovuto adattarla per adeguarsi a ciò in cui credono, pur sapendo che non è corretto. La strada che finisce la nostra conoscenza verso il polo antartico, polo sud, non è stata fatta integralmente da nessun navigatore ed è l'unico risultato delle diverse parti dei percorsi compiuti dai più famosi che sono arrivati nella maggior parte di questo versante. Si riconoscono perché sono stati contrassegnati con stelle che indicano ogni parte del percorso con il nome del navigatore e l'anno in cui è stato fatto. Il notevole ghiaccio che molti hanno trovato dimostra che nelle terre antartiche c'è una serie di alte montagne e grandi fiumi con dei mari interni, dove arriva il ghiaccio in una certa proporzione con ciò che permettiamo essere il polo artico. La mappa fisica della Terra redatta da Phil Bausch è pubblicizzata con l'approvazione e sotto il privilegio dell'Accademia delle Scienze. Si trova con i suoi dettagli e le sue tavole analitiche relative ad essa a Parigi, nella piattaforma dell'orologio del palazzo, il cronometrista ufficiale o il guardiano dell'orologio del palazzo, dove è stato distribuito il lavoro geografico di Gulliver de L'Isle, 1776. Nella parte superiore si legge la planisfera fisica con le grandi catene montuose che attraversando la Terra dividono naturalmente la Terra o in parti alte o in terre di fiumi comprese verso ciascun mare, oceano, e dividono i mari in una sequenza di montagne marine indicate dalle isole o rocce o vedute. Grazie di aver guardato. Vi ricordo che dal 23 dicembre dello scorso anno il primo canale Dino Tinelli ha cambiato veste e nome, rinnovandosi in Canal 104 Plus col desiderio di ampliare le tematiche della sana alimentazione. Al momento il canale è in stand-by a causa di una ammonizione ricevuta per aver pubblicato il video News della Befana. Questo secondo canale YouTube è rimasto sempre e rimane sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per le vostre ricerche fate uso del punto di riferimento indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu perché, oltre ad essere costantemente aggiornato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che, per ovvie ragioni delle linee guida del regime, non si possono pubblicare sui 2 canali che ho appena citato.
Il libro Il risveglio? È sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a Chi cerca trova. Nella home di www.tinelli.eu, se cercate riuscite a scaricare la copia omaggio in bassa risoluzione. Cerca, trova, trova. Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va ovviamente, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Buone cose a tutti e tutte e grazie.